Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Ci troviamo quasi alla metà di ottobre e sembra estate. Ci saranno penso 25 gradi, 28 gradi, un calore incredibile, un'assenza di pioggia ancora abbastanza prolungata, il terreno è abbastanza duro, le piante hanno bisogno di un pochettino di acqua, ma nonostante tutto abbiamo in giardino delle piante che di acqua ne vogliono veramente poca e che regalano un colore meraviglioso. L'ho già fatta vedere tantissime volte in giardino, la pianta di tagete, questo tagete che diventa molto alto, può arriva quasi a 2 metri di altezza, con una marea di questi bellissimi fiori che oltretutto creano una copertura sul suolo dell'ombra, e quindi in questo modo, sistemando delle piante di questo tipo, abbiamo anche un po' meno erba da tagliare perché occupano il suolo e impediscono la crescita delle erbe che poi solitamente col decespugliatore tagliamo. Questo non è un video dedicato comunque alle piante, è un nuovo video dedicato all'attrezzatura che si può usare in giardino. E l'attrezzatura di cui voglio parlarvi in questo video è la vanga forca, ovvero questo strumento che permette di lavorare il suolo di un orto in maniera molto rispettosa, rispettando tutti quei processi chimici e la presenza dei microrganismi al di sotto del suolo, rispettandone anche la sua struttura, in modo da non creare uno sconvolgimento che poi il terreno fatica a recuperare. Vediamo insieme la vanga forca in questo video, vi faccio vedere come utilizzarla. Naturalmente io non sono vestito per fare lavori in giardino, mi sono messo solo gli scarponi, quindi è solo un video dimostrativo su come utilizzare questo attrezzo che permette, come dicevo prima, di rispettare comunque la natura del nostro orto. Logicamente questi video che io faccio sono dedicati ad un giardino, il mio è abbastanza grande ma non è enorme. Il mio orticello invece è un orticello veramente piccolo, quindi in un orto piccolo noi possiamo cercare di fare le cose bene e possiamo anche sperimentare, come dicevo anche negli altri video di Appuntamento in Giardino, possiamo sperimentare anche delle tecniche nuove per vedere un po' che cosa porta. Il giardinaggio può essere anche un qualcosa appunto di sperimentale, e non fossilizzandoci sempre sulla stessa idea di coltivazione delle piante, seguendo sempre quel filone classico di coltivazione delle piante, ma un giardino deve essere anche un qualcosa di stimolante e la sperimentazione è un qualcosa di stimolante per vedere poi che risultati ci saranno il prossimo anno, e se questi risultati tarderanno ad arrivare o non ci saranno, possiamo poi cambiare. Logicamente quando si parla di piante di giardino questo va bene, quando si parla di orto è molto importante nella coltivazione delle nostre piante dell'orto avere questo obiettivo importantissimo che è quello di portarsi delle verdure in tavola, e quindi nell'orto le cose devono essere fatte un po' più seriamente. Io sono una persona che ama la sperimentazione, provo tutto ciò che c'è di classico per vedere che risultati mi dà, però quello che io amo tanto è anche sperimentare, soprattutto tutto ciò che riguarda un po' anche il rispetto per la natura e soprattutto, nel caso dell'orto, il rispetto per il suolo, perché il terreno in un orto è la base assoluta per poter ottenere ciò che vogliamo portare in tavola. Andiamo a vedere la vanga forca, così vi spiego l'utilizzo di questo strumento e come utilizzarlo in un orto, in un piccolo orto familiare. Uno dei metodi più rispettosi in un piccolo orticello, ma anche in un grande orto, se c'è manodopera, se c'è qualcuno che ci dà una mano, sono gli strumenti che rispettano appunto la natura del suolo e la sua struttura. Uno di questi è la vanga forca, ovvero questo strumento che sembra un forcone ma ha i denti abbastanza larghi, piatti, sistemati in questo modo, abbastanza dritti, con una leggera curvatura. E questo attrezzo a che cosa ci serve? Ci serve per poter lavorare il terreno in maniera delicata, proprio per non modificarne la struttura. Questo attrezzo ci permette di non ribaltare le zolle, che è un processo abbastanza traumatico nel terreno, perché tutto ciò che vive al di sotto del terreno viene capovolto e viene esposto alla luce solare e agli agenti atmosferici. Se un qualcosa deve stare nel sottosuolo, lì deve rimanere, non può essere portato alla luce. Quindi rispetto a una fresa che tende a modificare in profondità il terreno,
rispetto il ribaltamento delle zolle che porta in superficie e lascia morire tutto ciò che viveva al di sotto del terreno, questo attrezzo ci permette di fare un lavoro abbastanza semplice, senza forzare tanto la schiena nella lavorazione, quindi può essere svolto con calma anche da una persona che ha qualche piccolo problema alla schiena, però con tutta la calma può farlo. Ed è un attrezzo che entra in profondità con questi denti ribaltando leggermente, alzando, non ribaltando, ma alzando leggermente alcune zolle, lasciando sempre in ombra e al buio tutto ciò che c'è al di sotto del terreno, senza creare un grande trauma alla struttura del sottosuolo. Io in questo pezzo di terra, in questo piccolo pezzetto di terra che voglio recuperare e far diventare di nuovo un orto produttivo, voglio fare una lavorazione con la vanga forca e successivamente negli spazi creati dalla vanga forca andrò a inserire non un concime chimico, non voglio inserire lo stallatico o il letame perché non lo voglio usare qui in questo pezzo di orto, ma voglio inserire il compost che ho prodotto tramite le mie compostiere che hanno lavorato tutti gli scarti vegetali della cucina e anche gli scarti vegetali del giardino proprio per creare un qualcosa che può essere utilizzato come nutriente per le piante che il prossimo anno metterò qui nel mio orticello. Quindi vediamo come utilizzare la vanga forca cercando di fare un lavoro che serve appunto, come dicevo, per conservare la struttura del terreno. La vanga forca, ipotizzando, perché adesso qui io devo sistemare un pochettino, facciamo finta che qua ci sia quello che poi sarà il prossimo anno, un filare in cui coltiverò i miei ortaggi, perché penso di seguire sempre lo stesso discorso dello scorso anno con questi filari paralleli in cui piantare poi tutte le mie verdure. Io, se voglio cominciare a lavorare questo terreno con la vanga forca partirò all'inizio del filare muovendomi in retro, ovvero all'indietro, perché non devo poi con i piedi andare sopra la lavorazione che ho fatto con questo strumento, quindi mi muoverò in questo modo, pian piano, con calma, cercando di lavorare bene la terra. Se io lavorassi in questo modo, tutto ciò che io ho alzato con i piedi lo schiaccio e torna al suo posto. La vanga forca va piantata nel terreno, successivamente si entra in profondità e si fa questo tipo di movimento. Con delicatezza si sposta la zolla, ma non la si ribalta. Andrò indietro e farò ancora un movimento di questo tipo. Mi sposto ancora indietro. Vedete che entra abbastanza facilmente, soprattutto nei terreni che erano stati precedentemente coltivati. In un terreno duro c'è da fare un po' più di difficoltà, ci sarà un po' più di difficoltà. Quindi le zolle non vengono ribaltate, vengono soltanto sollevate, si crea uno spazio, adesso qui c'è tanta erba, ma l'ho lasciata perché l'erba nel terreno è molto importante, si creano degli spazi in cui poi dopo potrà essere inserito ad esempio il compost. Io lo inserirò, una volta fatto tutto questo lavoro, all'interno di questi spazi creati dal movimento della vanga forca e lascerò poi che ancora il processo di degradazione e decomposizione del compost andrà ancora oltre nei mesi appunto che caratterizzeranno l'inverno, in modo da arrivare poi in primavera con un terriccio pronto. In questo modo questo strumento arieggia anche il terreno, permettendo anche all'acqua in caso di pioggia di penetrare all'interno, nel caso nel terreno si sia creata una crosta molto dura che impedisce all'acqua
di entrare. Questo mi permetterà successivamente anche di poter eliminare manualmente le erbe che io non voglio nel terreno. Ad esempio qui cresce una gramigna, in questo modo io, avendo sollevato la zolla, mi sarà più facile poterla estirpare dalla superficie. Volendo, per una buona concimazione del terreno si può fare anche il sovescio, ovvero piantare prima della lavorazione di questo tipo magari i fagiolini e le leguminose, poi lasciarle seccare, tagliarle, sistemarle sulla superficie e con questo attrezzo poi sollevare le zolle in modo che questo materiale entra anche un po' all'interno. In questo modo si fornirà al terreno anche dell'azoto in più che servirà poi alle nostre colture. Io adesso non vi faccio vedere tutta la lavorazione dell'orto, perché questo è soltanto un modo dimostrativo di poter utilizzare questo attrezzo che già da 2 anni uso nel mio orticello. Questo attrezzo che può essere usato anche semplicemente per poter arieggiare e spaccare le croste in quelle parti di giardino in cui magari si è creata appunto questa crostatura nel terreno che è difficile da lavorare. In questo modo si permette anche di arieggiare questo terreno. Successivamente le erbe che non vogliamo nell'orto possiamo eliminarle, ma io tendo sempre a rivoltarle, lasciandole seccare, perché una cosa molto importante nel terreno, una delle scuole di pensiero che negli ultimi anni ha preso molto piede nella coltivazione delle nostre piante da orto, è il fatto che il terreno non ha assolutamente la necessità di rimanere scoperto alla luce del sole. Un orto in cui non cresce neanche un filo d'erba, ci sono solo le piante, gli ortaggi, è un orto che ha un terreno che comunque viene sempre un po' traumatizzato da questa luce solare molto forte, soprattutto negli ultimi anni anche qua in Piemonte l'estate è caratterizzata da un calore eccessivo. La terra non deve essere lasciata nuda. Questo perché? Perché è un po' come il cuoio capelluto, nel senso che quando noi abbiamo i capelli possiamo anche stare sotto il sole non ci brucia la testa, ma se togliamo i capelli, se ci rasiamo a zero e stiamo sotto al sole, ebbene corriamo il rischio di avere delle ustioni. Questo succede esattamente nella terra. Il terreno è un qualcosa che è sempre coperto dall'erba. I terreni che non sono coperti dall'erba sono terreni poverissimi, sono terreni con delle croste incredibili, sono terreni desertici, terreni in cui è chiaro che non vi cresce la vita. Quindi noi nel nostro orto, se vogliamo rispettare la struttura del terreno, dobbiamo anche fare in modo che l'erba ci sia. Logicamente io ad esempio qua nel mio orticello ho diversa gramigna che ha veramente colonizzato, quindi io non vado ad eliminarla lasciando il terreno scoperto, ma al momento la giro e la lascerò così. Poi la porterò via perché non voglio lasciare gramigna, posso lasciare tutte le altre erbette perché ho visto che stanno crescendo un sacco di erbe anche commestibili come la piantaggine, il tarassaco e anche alcune piante di trifoglio. Preferisco lasciare quelle erbette nel mio orticello e portare via però la gramigna perché è veramente colonizzatrice in una maniera incredibile. Ma dal momento che io in questo filare avrò tolto tutta la gramigna, che è un po' la pianta predominante, dovrò necessariamente coprire questo terreno, non posso lasciarlo assolutamente nudo ed esposto agli agenti atmosferici perché può crearsi un danno. E quindi che cosa posso fare? Posso sistemare al di sopra del terreno un telo nero in modo da dare il modo al terreno di non ricevere questa luce solare fortissima, logicamente non in estate, ma questo è un lavoro che si fa in autunno e inverno quando le temperature saranno più basse, altrimenti il terreno tenderà a scaldarsi tantissimo. Oppure ancora meglio, se si vuole fare un qualcosa di più naturale, si può mettere sul terreno che è rimasto esposto alla luce del sole della paglia, si può sistemare della paglia e questo servirà semplicemente a proteggere il terreno che porterà poi, che ospiterà le nostre piante da orto il prossimo anno e che poi ci daranno questi buonissimi frutti. È consigliabile non sistemare al di sopra del terreno l'erba falciata del giardino perché tende a marcire
è sempre meglio utilizzare o del fieno o della paglia. La paglia è quella più utilizzata ad esempio nella permacultura, un modo di coltivare molto rispettoso per quello che è il terreno e la vita stessa del terreno. E acqua, terreno rispettato, e magari utilizzando del compost ed evitando assolutamente delle sostanze chimiche, si dà il modo al nostro orto di rimanere un ambiente sano che richiamerà anche molti insetti utili per poter annientare ed eliminare tutto ciò che c'è di dannoso. Io ricordo anche che nell'orto è anche molto importante non mettere solo gli ortaggi, è anche molto importante sistemare delle piante fiorite attorno al nostro orto, perché richiamerà gli insetti utili che ci servono per eliminare magari quelli che rappresentano un danno, come anche le consociazioni tra loro delle piante è anche molto utile, perché alcune piante piantate vicino alle altre si aiutano a vicenda a non ammalarsi. Una delle piante che possiamo sistemare, cosa che io farò il prossimo anno, l'ho già fatto negli anni scorsi, è il tagete, perché ha la capacità di controllare i nematodi al di sotto del terreno, determinati tipi di nematodi che possono creare dei problemi alle radici delle piante. La vangaforca, entrando nel terreno in profondità, darà anche il modo alle piante di avere una prima parte del terreno soffice, in modo da poter essere colonizzata dalle loro radici. Questo soprattutto in un terreno come il mio, che è di natura argillosa e quindi diventa veramente tanto duro quando non piove, quando non riceve l'acqua necessaria per ammorbidirsi un po', e quindi è veramente un terreno argilloso, è un problema. Nei terreni sabbiosi l'utilizzo della vangaforca è molto più semplice, però in un terreno sabbioso bisognerà poi intervenire per dargli un po' di carattere al terreno, altrimenti l'acqua drena subito via e le piante hanno bisogno di molta più acqua. Però questo è un altro discorso. Oggi volevo parlarvi di questo strumento molto semplice da usare, che fa sì che la nostra schiena non sforza tantissimo nella lavorazione e quindi può essere utile per un piccolo orticello. Io e la mia vangaforca vi salutiamo, siamo davanti alla salvia Anthony Parker, che sta sviluppando i suoi bellissimi fiori sul viola blu. Aspetto veramente di vedere una copiosa fioritura, a quanto pare sta fiorendo tantissimo, una salvia che ha bisogno di pochissima acqua, che occupa una buona metratura di terra perché è cresciuta veramente tanto, era una pianta molto piccola, e con questa fioritura in atto che si sta sviluppando io vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!